Ciao a tutti, bentornati sul mio canale di fisarmonica. Oggi andiamo a vedere un semplice video sugli arpeggi sulle due ottave. Quindi andiamo a spiegare cos'è un arpeggio sulle due ottave. Come abbiamo visto sul mio canale, ma anche sui miei corsi di fisarmonica, abbiamo gli arpeggi normali, quindi quelli che come abbiamo visto girano sempre sulle stesse tre note, quindi partendo dal Do, che è la tonalità più facile, andiamo a vedere Do, Mi, Sol. Abbiamo queste tre note, poi abbiamo il Do alto e tutte le note si ripetono. Abbiamo sempre le stesse tre note che girano. Questo l'abbiamo potuto vedere per tutte le tonalità, quindi trovate anche tutti gli arpeggi spiegati nel dettaglio anche qui sul canale, c'è la playlist appropriata. Possiamo vedere che allora girano sempre le stesse tre note. Nel caso del Do abbiamo Do, Mi, Sol, poi abbiamo Mi, Sol, Do, Mi, poi Sol, Do, Mi, Sol e Do, Mi, Sol, Do sull'ottava superiore. Questi sono gli arpeggi normali, poi ci sono altri due modi per fare gli arpeggi che vedremo più avanti, è un argomento diciamo un po' più avanzato, anche se sono bene o male della stessa difficoltà degli arpeggi normali, ma in questo video andiamo a vedere invece gli arpeggi sulle due ottave. Quindi cos'è un arpeggio sulle due ottave? Intanto cosa sono due ottave? Ormai lo dovremmo sapere bene. Un'ottava è da Do a Do e la seconda ottava è dal Do medio al Do alto. Generalmente le fisarmoniche possiedono tre ottave, almeno tre ottave le dovrebbero avere. Nel mio caso andiamo dal Fa, la nota più bassa della mia fisarmonica, questo è un Fa, e arriviamo fino in questo caso al Do, quindi ho un po' di più di tre ottave. Le fisarmoniche standard ricordiamo che possiedono sempre tre ottave e due notine in più, quindi partono dal Fa e arrivano al La, la nota più alta della nostra tastiera. Nel mio caso arriviamo al Do, quindi un paio di note in più, insomma. Anche la fisarmonica standard va benissimo perché comunque possiede 120 bassi, possiede 41 tasti a destra, quindi è proprio per quello che è standard, perché possiede davvero tutte le note di cui abbiamo bisogno. Quando si parla di fisarmoniche a piano, ovviamente le fisarmoniche a bottoni possiedono molte più note. Comunque torniamo all'argomento del video. Allora abbiamo gli arpeggi su due ottave. Perché si dice su due ottave? Dopotutto anche gli arpeggi normali coprono due ottave. Partiamo dal Do, arriviamo al Do alto, quindi andiamo a coprire due ottave. Sì, questo è vero, però dobbiamo passare per tutti gli intermezzi, per tutti i rivolti, per poi arrivare all'arpeggio finale. Invece chiamasi arpeggi, diciamo, sulle due ottave col passaggio del pollice, proprio perché vedono il passaggio del pollice, quindi arriviamo direttamente all'ottava alta, e questo accade perché facciamo il passaggio del pollice, cosa che non abbiamo sugli arpeggi normali. Come si fa questo passaggio del pollice? Non è un solito passaggio del pollice che vediamo fare come per le scale. Questo è abbastanza più facile perché abbiamo le note consecutive, quindi non dobbiamo fare un grandissimo sforzo per fare questo tipo di passaggio del pollice. Invece per quanto riguarda il passaggio del pollice sugli arpeggi è ben più tosto, ma molto più tosto, perché dobbiamo fare Do, Mi, Sol. Quando arriviamo al Sol col terzo dito, quindi vabbè, Do, Mi, Sol, 1, 2, 3 come dita, come sappiamo. Dopo il Sol dobbiamo fare il Do medio col passaggio del pollice, quindi dobbiamo fare questo movimento. Adesso non mostro la fisarmonica da vicino, ma si dovrebbe comunque vedere. Dopo il terzo dito sul Sol dobbiamo andare ad allungare tantissimo il pollice per prendere il Do medio e poi fare ancora 1, 2, 3, Do, Mi, Sol.
e prendere l'ultimo Do col mignolo. Ovviamente potremmo continuare all'infinito. Ad esempio, se avessimo una tastiera, quindi un piano, una tastiera orizzontale o comunque una fisarmonica, come dicevo prima, con più ottave, ce ne sono anche che arrivano addirittura quasi a 4 ottave, ma sono veramente dei bestioni enormi. E possiamo continuare a girare il pollice. Ad esempio, se dovessi partire e fare l'arpeggio di Fa, in questo caso abbiamo, invece che 2 ottave, ne abbiamo 3, proprio perché possediamo 4 Fa, quello basso, quello normale, quello all'ottava superiore e l'ultimo Fa, che dovremmo averlo tutti sulla fisarmonica, quello più alto, quello più acuto. Quindi in questo caso 4 Fa equivalgono a 3 ottave, perché proprio comprendono 3 ottave. Invece nel caso del Do abbiamo 3 Do e quindi 2 ottave possiamo fare. Nel caso del Fa possiamo anche andare a continuare a fare 2 volte il passaggio del pollice, perché abbiamo Fa La Do, poi ancora Fa La Do girando il pollice, poi ancora Fa La Do, e quindi arriviamo a fare tutte e 3 le ottave. Questo si può fare poche volte. Andiamo a fare tutto l'arpeggione continuo. Gli arpeggi sulle 2 ottave sono ovviamente più difficili di quelli normali, però hanno le loro difficoltà anche quelli normali, perché quelli normali vedono una difficoltà per quanto riguarda lo spostamento delle dita. Spesso dobbiamo spostare le dita, allargarle in modo innaturale. Invece nel caso delle 2 ottave, a parte il passaggio del pollice che è abbastanza tosto, però una volta che abbiamo preso le misure possiamo andare sempre ad avere la stessa distanza fra le prime 3 dita, perché abbiamo sempre una nota sì e una nota no. Parlo delle note bianche. Abbiamo Do Si, Re No, Mi Si, e quindi poi abbiamo Fa No e Sol Si, quindi abbiamo una nota sì e una nota no. Poi una volta fatto il saltino del passaggio del pollice abbiamo sempre Do Mi Sol, Do Mi Sol, Do Mi Sol. Andiamo sempre. Ecco, adesso avete visto che ho potuto farlo anche su 3 ottave, perché io possiedo il Do, è l'ultima nota della mia tastiera. Questo perché possiedo una fisarmonica a 45 tasti a destra, quindi se avete 45 tasti, queste si trovano generalmente solo per fare determinati generi, quindi sono fisarmoniche proprio con più tasti, fatte apposta per certi generi, quindi non vi preoccupate se non avete qualche notina in più, non vi farà molta differenza, soprattutto se fate dei generi assolutamente normali come il genere del liscio, insomma. E sono proprio 2 o 3 note che fanno la differenza su alcuni generi, ad esempio quelli classici o da concerto, insomma. E questo allora in questo video abbiamo spiegato cos'è un arpeggio su 2 ottave. Abbiamo visto l'esempio del Do, abbiamo visto l'esempio del Fa. Poi ci sono altri arpeggi, adesso magari più avanti andremo un po' a vedere tutti gli arpeggi sulle 2 ottave probabilmente. È un argomento avanzato, quindi è un argomento sicuramente almeno da quarto anno di fisarmonica o anche quinto anno, proprio perché bisogna prima imparare tutte le scale, poi tutti gli arpeggi normali e poi pian pianino anche fare gli arpeggi sulle 2 ottave. Non si è mai visto fare prima gli arpeggi sulle 2 ottave e poi quelli normali. Giustamente prima bisogna imparare gli arpeggi un po' più vicini, più semplici, senza troppi salti, e poi quelli più complicati. Come dicevo, andremo a vedere tutti gli arpeggi sulle 2 ottave probabilmente, e vedremo che ci sono anche ovviamente i diesis e i bemolle. Quindi nel caso del Re, ad esempio, abbiamo Re Fa diesis La, che nel caso dell'arpeggio normale ci ritroviamo ad avere sempre le 3 note che girano. Nel caso dell'arpeggio sulle 2 ottave è abbastanza semplice il concetto, perché anche qui abbiamo Re, Fa diesis, La, poi passaggio del pollice, ancora Re, Fa diesis, La,
e quindi abbiamo sempre sì le stesse tre note che girano, ma sempre nello stesso ordine, proprio perché si ripetono di continuo in base a quanti salti facciamo del pollice. Abbiamo sempre le stesse tre note, quindi da lì non si scappa. Gli arpeggi più difficili addirittura hanno tutte ovviamente le note sui tasti neri, come l'arpeggio del sol bemolle. Abbiamo sol bemolle, si bemolle e re bemolle. Comunque la diteggiatura ovviamente non cambia, ci spostiamo semplicemente sui tasti neri invece che sui tasti bianchi. E poi ci sono quelli un po' con lo sgambetto, quindi con l'inganno, perché partono col dito numero 2 e questi sicuramente sono più difficili anche di quelli solo con i tasti neri. È l'esempio del re bemolle. Non so se si vede bene, però parte con il dito 2 sul re bemolle, il primo dito sul fa, quindi già dobbiamo fare questo movimento, allargare proprio bene. Abbiamo il passaggio immediato del pollice, poi abbiamo la bemolle, re bemolle nuovamente, poi ancora dobbiamo andare a girare bene, finiamo col quarto dito e chiudiamo nuovamente l'arpeggio, scusate, con il dito numero 2 sul re bemolle. Questo allora era il video che volevo fare sugli arpeggi a 2 ottave, spero vi sia piaciuto, spero vi sia assolutamente chiaro come funzionano gli arpeggi sulle 2 ottave e a questo punto come sempre ci vediamo al mio prossimo video e vi mando un salutone.